Buongiorno, benvenuti nel laboratorio di zeologide creative. Oggi farò un crocifisso di Gesù in legno con due assi prese da una vecchia panchina. Le dimensioni saranno circa 160 x 120 cm, quindi abbastanza voluminosa. Verrà regalata ad una chiesa apostolica speciale. Ora giro la telecamera e vi faccio vedere come ho iniziato a imbastire l'opera. A dopo. Questa è la croce. Come vedete ho messo dei pezzi di nastro per simulare, diciamo, come dovrebbe venire, e ho intenzione di fare dei tagli a 65 gradi in questo modo. Ok, in pratica verrà tagliato così, anche su in alto gli stessi gradi, stessa cosa, mentre qui farò un altro lavoro, farò un'unione a mezzo legno. In pratica farò uno scasso qui e uno scasso qui, e in pratica i due legni si incastreranno a vicenda, però questa parte sarà a filo di questa qui, per cui dovrò prendere delle misure sullo spessore che si aggira intorno ai 40 e qualcosa millimetri, e quindi dovrò fare la metà di qua e la metà di qua, togliere del materiale, incollarlo e poi magari mettere dei chiodi, costruire dei chiodi antichi, insomma, per renderla il più possibile simile alla croce di Gesù. Posizionate le tavole per tracciare i segni, per fare l'incastro a mezzo spessore. Io li ho già tracciati per velocizzare l'operazione. Dunque i legni sono spessi 58 mm, tutti e due. Io devo fare due scassi sui due legni della metà di 58, cioè 29 mm. Quindi mi segnerò 29 mm di qua, 29 di qua, 29 di qua e 29 di qua, e inizierò a fare gli scassi. Vedrò con quale tipo di attrezzatura poi fare questa cosa qui. Ci aggiorniamo dopo. Il primo legno è stato segnato, quindi io prima ho utilizzato il taglierino per fare questi segni qua, dopodiché ho messo il nastro per delimitare il materiale da asportare, quindi tutta questa parte qui va asportata da una parte e dall'altra. Questo pezzo qui corrisponde a 29 mm. In questa fase innanzitutto mi sono procurato una dima con taglio a 65 gradi. Dopodiché, uno alla volta, ho tagliato i 4 pezzi mediante la sega giapponese Ryoba. Faccio un video prova per vedere come sono venuti i tagli a 65 gradi. Passiamo alla seconda fase. Adesso devo rusticare le fibre del legno. Giro la telecamera e vi faccio vedere che tipo di attrezzo viene utilizzato. Questa è una smerigliatrice angolare a velocità variabile adattata a rusticatrice. Come ho fatto? In pratica ho acquistato la spazzola con il suo adattatore e a velocità molto basse deve essere passata lungo le fibre del legno. Non c'è bisogno di premere perché le setole sono molto dure, quindi scavano abbastanza. La rusticatrice serve ad esaltare le fibre del legno. Qui sono nella fase di rusticatura delle due tavole. La smerigliatrice l'ho tenuta ad una velocità minima
perché basta poco per creare delle bruciature, dei solchi o comunque degli scavi su alcune zone del legno, per cui bisogna andare leggeri. Ho velocizzato il video per evitare tempi lunghi. Ok, inizio a delimitare la zona con la sega di qua e di qua. Arrivo fino a 29 mm e dopodiché passo alla fase successiva. Metto sempre una spalla per fare il taglio perfettamente a 90 gradi. Fatti i due tagli di delimitazione, adesso mi aiuterò con la sega al nastro a fare dei tagli approssimativi a questa linea qua, tanti tagli, e poi passerò alla fase successiva. Perfetto, ho fatto dei tagli, adesso cercherò di far saltare tutti questi pezzi, vedrò in che modo fare. In questa fase libero lo scasso dai pezzi di legno tagliati precedentemente e lo faccio con martello e scalpello. Scusate per la scarsa qualità di questo video, ma ho avuto un problema in fase di ripresa. Ho quasi terminato il primo scasso, questo è parte del materiale tolto da lì. Adesso probabilmente con una fresatrice cercherò di arrivare a filo di questo segno qui. Ci sono diversi modi per pulire lo scasso. Uno è utilizzare la sgorbia, ma bisogna essere bravi, e io non sono. Due, mediante questa fresatrice portatile verticale. Il terzo modo ve lo spiego subito. Il terzo modo è questo qua, utilizzando una fresatrice. Ho montato questa lama apposita per fresature in legno, ho bloccato il pezzo su questo piano qua e vado ad agire con l'asse X e l'asse Y. Mi sono divertito tantissimo, è venuto bene, superficie direi che è perfetta. Adesso si fa l'altro pezzo. Bene, ho terminato lo scavo della tavola orizzontale. Credo di aver fatto un errore di valutazione nella profondità di scavo, ma è dovuta anche al dislivello della parte frontale delle tavole. Però vabbè, cerchiamo di superare il problema. Adesso faccio una prova a secco e poi vi dico come ho gestito la cosa. Ok, qui
purtroppo si vedono i tagli di questa tavola, perché questa tavola orizzontale è scesa di qualche millimetro in più. Quindi ho creato questo spessore da mettere qua, da incollare tutto assieme, e in questo modo mi va bene. Mi è venuta un'idea: vorrei mettere nell'incrocio delle due tavole questo chiodo, che non è un chiodo ma era un perno della ferrovia. Io l'ho reso più piccolo come dimensione al tornio, 16 mm, e adesso vi faccio vedere dove vorrei metterlo. Ho già preso il centro, vorrei metterlo in questo modo, quindi praticherò un foro qui da 16, ovviamente metterò la colla dentro e un po' di colla anche qui, e avrà una funzione meramente estetica. Fatto il foro, ho messo questo nastro per evitare che alcune schegge di legno possano saltare e quindi rovinare questa parte qua. Qui invece ho messo questo punto di riferimento per evitare di andare a bucare troppo. Ho preso questa misura qui in questo modo. Il chiodo va abbastanza a pressione. Passiamo alla fase successiva. Passiamo alla fase successiva. Questa è la parte posteriore della croce. Ora, qui devo creare un solco, un incavo, per permettere a questo fisher di entrare dentro e quindi di essere appesa al muro. La mia idea era quello di utilizzare questa fresatrice verticale con questa fresa. Qui ho già ricavato il centro, quindi fare un solco di questa misura qua, intorno ai 20 mm, mettendo la fresatrice in questo modo con la guida, dopodiché mettere questa piastrina qua, facendo un incavo, quindi incassando anche la piastrina, in modo tale che il fisher non fuoriesca, che faccia questo lavoro qua.
che non esca fuori, anche perché è pesante la croce. Come vedete qui ho delimitato con lo scotch la zona da fare la fresatura. Poi ho delimitato anche questa zona qui da fresare dopo per mettere questa piastrina qui, per incassarla. La profondità di taglio deve essere di 20 mm totale, ma bisogna andare gradualmente, quindi farò 5 mm per volta. Appena terminato il solco, adesso mi occupo di fare un incavo qui per incassare la piastrina. Ho già impostato la fresatrice nello stesso spessore appunto della piastra. Adesso non mi rimane che pulire la zona con le sgorbie. Terminato lo scavo, provo la piastra, va bene. Questo è il lavoro che deve fare la piastra, quindi stoppare eventualmente la fuoriuscita. Anche questo è fatto. In questa fase sto provando delle incisioni sul legno con fresatrice verticale e punta dedicata alle incisioni. Precedentemente avevo stampato alcune scritte e alcuni numeri al computer, li ho incollati sul legno e dopodiché ad una determinata velocità ho iniziato a fare delle prove e ad incidere. Ecco, ho finito le incisioni, questo è il risultato finale. Ho scelto quello che più mi piaceva. Una volta deciso dove mettere la targhetta, sempre con la medesima fresatrice, cambio la fresa, imposto la profondità di scavo, dopodiché faccio i segni con la matita e per semplificare mi aiuto con del nastro di carta per delimitare il punto dello scavo.
lo scavo è essenziale utilizzare le sgorbie per rifinire e delimitare bene i lati fresati. Faccio una prova, ok, va bene. Qui per far esaltare le incisioni ho dato della vernice, dopodiché con la levigatrice ho levigato la parte superficiale in modo tale che l'effetto finale sia appunto la vernice argentata all'interno delle incisioni. Fase finale: un po' di colla in ambo le parti e la targhetta va al suo posto. Bene, il progetto è giunto a termine, sono molto soddisfatto dei risultati finali. Volevo soltanto aggiornarvi su questo lavoro aggiuntivo che ho fatto, è un'idea che mi è venuta durante le varie fasi ma che non ho filmato. In pratica ho aggiunto questa corda perché mi piaceva l'idea di avere una corda su questo legno qua e secondo me ci sta molto bene. Mentre nella parte posteriore ho dovuto mettere delle graffette per bloccare la corda sul legno. Qui invece ho fatto questo lavoro e diciamo ho messo la mia firma in attesa di creare un logo del laboratorio di Zio Lu Idee Creative. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!